Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cabaser Pfizer SRL. Ultimo aggiornamento. 31 dicembre 2021. Cos'è Cabaser? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cabaser durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Cabaser? Cabaser è un farmaco a base del principio attivo cabergolina, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson, inibitori della prolattina e nello specifico agonisti della dopamina. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Cabaser può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Cabaser 1 mg 20 compresse, Cabaser 2 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Pfizer Italia SRL. Concessionario. Pfizer SRL. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo. Cabergolina. Gruppo terapeutico. Anti-Parkinson, inibitori della prolattina. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni: quando si ritiene opportuno il trattamento dei segni e sintomi della malattia di Parkinson con un farmaco agonista dopaminergico, la cabergolina è indicata come terapia di seconda linea in pazienti intolleranti ai farmaci non derivati dall'ergotamina o che non abbiano risposto a tale terapia, sia in monoterapia che in associazione alla levodopa in combinazione con un inibitore periferico della decarbossilasi. Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico specialista in neurologia, neuropsichiatria, geriatria o psichiatria. Il beneficio derivante da un trattamento continuato deve essere controllato periodicamente tenendo conto del rischio di reazioni fibrotiche e di valvulopatia, vedere sezioni 4, 3, 4, 4 e 4, 8. Posologia. Cabaser deve essere somministrato per via orale, ai pasti, in quanto la tollerabilità degli agenti dopaminergici migliora se vengono somministrati tal modo. Cabaser è indicato per trattamenti cronici o di lunga durata. Uso negli adulti e negli anziani. Come già noto per i dopaminoagonisti, la dose ottimale in termini di bilancio tra efficacia e tollerabilità sembra essere principalmente legata alla sensibilità individuale e deve pertanto essere determinata mediante graduali aggiustamenti. Si consiglia quindi di iniziare il trattamento con una dose giornaliera compresa tra 0,5 mg, pazienti di nuova diagnosi, e 1 mg, pazienti già in trattamento con altri dopaminoagonisti. Nei pazienti già in trattamento con levodopa, il dosaggio di quest'ultimo farmaco può essere gradualmente diminuito mentre viene aumentata la posologia di Cabaser fino al raggiungimento dell'equilibrio ottimale tra i due farmaci. Per la prolungata cinetica del farmaco, la dose giornaliera può eventualmente essere incrementata di 0,5-1 mg con cadenza settimanale, nelle prime settimane, o bisettimanale, fino al raggiungimento della dose ottimale. La dose massima giornaliera è di 3 mg/die. Cabaser deve essere assunto in singola somministrazione giornaliera. Uso in pediatria. La tollerabilità e l'efficacia di Cabaser non sono state indagate nei bambini, poiché il morbo di Parkinson non colpisce questo tipo di popolazione. Controindicazioni: ipersensibilità alla cabergolina, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad una qualsiasi degli alcaloidi dell'ergot. Storia di fibrosi polmonare, pericardica o retroperitoneale. Per il trattamento a lungo termine. Evidenza di valvulopatia cardiaca determinata all'ecocardiogramma eseguito prima del trattamento, vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego, fibrosi e valvulopatia cardiaca e fenomeni clinici possibilmente correlati.
avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Come altri derivati dell'ergot, la cabergolina deve essere somministrato con cautela in soggetti con grave affezione cardiovascolare, sindrome di Raynaud, ulcera peptica o emorragie gastrointestinali, o con una storia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di altri farmaci, anti-Parkinson non dopaminoagonisti, selegilina, amantadina, biperidene, triexifenidil, è stato consentito in studi clinici su pazienti in terapia con la cabergolina. Negli studi ove sono state, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cabaser insieme ad altri farmaci come Clopixol, compressa rivestita, Clopixol, gocce, Clopixol, soluzione, uso interno, Clopixol, soluzione, uso interno, Difometre, droperidolo ICMA, droperidolo Calcex, Jeffer, Isaprandil, Largactil, Malox nausea, metoclopramide Accord, metoclopramide Salf, Mutabon ansiolitico, Mutabon antidepressivo, Mutabon forte, Mutabon mite, Neuleptil, Nozinan, Plasil, Stemetil, Trilafon, Xumolix, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cabaser durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cabaser durante la gravidanza e l'allattamento? Non esistono studi adeguati, ben controllati, sull'uso della cabergolina in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non hanno mostrato effetti teratogeni, ma contemporaneamente all'attività farmacodinamica sono state osservate ridotta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari durante la fase iniziale del trattamento. I pazienti devono fare attenzione quando compiono azioni che richiedono reazioni rapide ed accurate. Pazienti in trattamento con cabergolina che presentino episodi di sonnolenza o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui un'alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte, per esempio l'uso di macchinari, fino a che tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego, sonnolenza attacchi di sonno improvviso. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e segnalati durante il trattamento con Cabaser con le frequenze di seguito indicate. Molto comune, e 1/10, comune, e 1/100, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È probabile che i sintomi da sovradosaggio siano quelli dovuti alla iperstimolazione dei recettori dopaminergici, quali nausea, vomito, disturbi gastrici, ipotensione posturali, e confusione/psicosi o allucinazioni. Se necessario si dovranno adottare le misure di supporto per eliminare tutto il farmaco non assorbito e per mantenere la pressione arteriosa. Può essere consigliabile inoltre la somministrazione di farmaci antagonisti della dopamina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiparkinsoniani, agonisti della dopamina. Codice ATC N04BC06. Cabaser è un derivato dell'ergot ad azione dopaminergica con un potente e prolungato effetto agonista dei recettori D2 dopaminergici. Attraverso la proprietà farmacocinetiche. I profili farmacocinetico e metabolico di Cabaser sono stati studiati in volontari sani di entrambi i sessi, nelle pazienti iperprolattinemiche e in pazienti affetti da morbo di Parkinson. Dopo somministrazione, dati preclinici di sicurezza, sono stati evidenziati effetti maternotossici ma non teratogeni nei topi con dosaggi di cabergolina fino a 8 mg/kg/die, pari a circa 55 volte la dose massima raccomandata nell'uomo, durante il elenco degli eccipienti lattosio anidro, leucina. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.